Now, we aren't going to talk this week so much about economics and community and practical things as we did at that time. Questa settimana non parleremo così tanto di economia o di fare comunità come facemmo in quel periodo lì. Because the core problem is that we're always moving into a future that is uncertain. Perché l'essenza del problema è che sempre ci muoviamo nella direzione di un futuro incerto. And so the real question becomes, how do we prepare ourselves for a future that has uncertainty and probably difficulty? E così dobbiamo pensare come ci prepariamo per un futuro incerto e anche probabilmente difficoltoso. And while we can and should take whatever practical steps we can think of, Se da una parte possiamo e dovremmo prepararci, prendere ogni passo preparativo che possiamo pensare, probably many of those practical steps won't really be very valuable. alla fine probabilmente molti di questi passi, queste fasi preparative, non avranno tutto questo grande valore. Davy and I, during a time around the turn of the century, there was a lot of news items about how all of the computers all over the world were going to crash at that time, and therefore the banking system would crash and there would be terrible times. All'inizio di questo, sul cambio tra i due secoli, c'era tanto parlare di come tutta la rete dell'internet potesse crollare e quindi con questo crollo anche le banche. And so at that time many people prepared by having some food for food storage. E così noi e tante persone si prepararono, per esempio, con il cibo, mettendo a parte cibo al sicuro. And we bought, with the help of some friends, a package for 3 months of food storage. E così, con l'aiuto di alcuni amici, abbiamo acquistato un pacchetto cibo per almeno 3 mesi. That's still up in our attic. Quel cibo è sempre da noi sopra nel nostro attico. 25 years later. Tanti anni dopo. Was it helpful to do that? Yes, it was helpful to do that. Era un aiuto, era utile fare questo? Sicuramente sì. Because it helped prepare us mentally for the possibility of difficult times. Perché ci ha aiutato a prepararci mentalmente per la possibilità che i tempi difficili potessero arrivare. But the real preparation for any times ahead, good times or bad times, really is a spiritual preparation. Ma qualsiasi preparazione per qualsiasi tempo che arrivi, che siano tempi facili o difficili, sarà sempre una preparazione spirituale. And Darshan suggested, among other things that we talk about this morning, to talk a little bit about the inner battle as represented by the battle of Kurukshetra. E Darshan ha suggerito possibilmente che potevamo stamattina parlare anche un po' della battaglia interiore simboleggiata dalla battaglia di Kurukshetra. For those of you who aren't aware of Indian history and maybe Indian scriptures, the great spiritual scripture, the Mahabharata, was written about this battle. Per chi non conosce forse bene la storia indiana o le scritture indiane, la scrittura epica Mahabharata parla proprio di questa battaglia. Now there was an actual battle that took place probably about 900 or 1000 BC, so 3,000 years ago. Ci fu effettivamente una battaglia probabilmente 900.000 anni avanti Cristo, e quindi quasi 3.000 anni fa. And a few hundred years later, there was the longest epic poem ever written called the Mahabharata that wrote about those times. E qualche secolo dopo nasce la scrittura epica più lunga mai scritta,
Mahabharata che narra di questi tempi, di questa guerra. But it was much more than just a history about a big battle that took place between two warring sides of a kingdom. Ma si tratta di una narrazione molto di più che soltanto di una cosa storica, una battaglia tra due regni. It became a very, very deep spiritual analogy, and it really describes our inner battles that go on. Invece è diventata una allegoria profondissima, un'allegoria spirituale che in verità racconta la nostra battaglia interiore spirituale. As part of that huge scripture, now it's 10 times as long as the Iliad and the Odyssey combined, to give you an idea Per of how darvi big un it is. esempio, questa scrittura Mahabharata è 10 volte più lunga dell'Iliade e l'Odissea insieme. And a small part of it is the Bhagavad Gita. E di questa scrittura la Bhagavad Gita rappresenta una piccola parte. One of the main teachings of our whole lineage was to explain the symbols in the Mahabharata and the Bhagavad Gita. E parte degli insegnamenti dei nostri maestri era di spiegare il simbolismo di questa scrittura. And Devi and I, along with a few others, are engaged on a project in India where we will have a explanation of the Bhagavad Gita and to some extent the Mahabharata, but the spiritual aspects of it. E Devi, io e alcuni altri siamo proprio coinvolti in un progetto in India dedicata alla spiegazione profonda della Bhagavad Gita e anche un po' di alcuni aspetti spirituali del Mahabharata. And we could spend a long time, we could easily spend a whole month just talking about the Bhagavad Gita and the Mahabharata, but we're going to sum it up in about 10 minutes. E potremmo parlare anche un mese sulla simbologia nella Mahabharata e nella Bhagavad Gita, dovremo però qui comprimere tutto in pochi minuti, 10 minuti. So in essence it talks about a kingdom, the Kuru kingdom, that has two parts to it. In essenza questa scrittura parla di un regno che contiene due parti, fatti di due parti. There are two brothers who are kings and they're part of this kingdom, but there's a conflict between them. Ci sono due fratelli che sono i re, hanno diviso il regno, ma tra di loro c'è un conflitto. And among the people in this kingdom are all of our psychological qualities. That's the genius of the Mahabharata. E la popolazione di questi due regni rappresentano tutte le nostre qualità psicologiche ed è questo anche l'aspetto geniale della Mahabharata. So what the real story, the real spiritual story is about is the conflict within us of our different tendencies. E qual è quindi la vera storia? È il conflitto dentro di noi, interiore, tra le nostre tendenze divergenti. And it's a perfect analogy for the spiritual path and for understanding our psychology. E quindi è un'analogia perfetta per il nostro sentiero e per capire anche la psicologia. My degree in college was in psychology. Io effettivamente mi sono laureato in psicologia And I've learned much more about real psychology by reading Master's explanation of the Bhagavad Gita than I did in 4 years of college study. ma ho imparato molto di più sulla vera psicologia studiando i commenti del mio guru sulla Bhagavad Gita che non durante 4 anni di università. So I'll talk just about some of the main warriors on the side of good and on the side of evil. Parliamo dunque di alcuni dei guerrieri principali schierati dalla parte del bene e dalla parte del male. But there's a simplistic viewpoint
of, oh, there was a good side and there was a bad side. So it was the purely good people against the purely evil people. Ma è simplistico, un po' semplice, troppo semplice dire qui ci sono i veri cattivi e qui ci sono i veri buoni e combattono tra di loro. But it's not nearly as simple as that. It's much more complex. Invece è molto più complessa la situazione. There's not a single evil person in it that doesn't have good qualities. Non c'è in questa storia una persona cattiva che non abbia anche qualche qualità positiva. Nor is there a single good person, including the representative of God himself, Krishna, who doesn't display evil qualities. E nemmeno c'è una persona buona, inclusa lo stesso rappresentante di Dio Krishna, che non abbia anche qualche qualità cattiva. And isn't that true of us too? E non si può dire forse la stessa cosa anche di noi? We have a side that's drawn to the world and drawn perhaps to selfishness, drawn to self-protection, but we have good qualities within that side also. C'è una parte di noi che viene attirato dal mondo, dall'egoismo, ma anche in quella parte sono presenti delle qualità positive. And we have, obviously, sitting here, we all have spiritual aspirations. E visto che siamo qua, effettivamente indica che abbiamo anche tutti delle aspirazioni spirituali. And so our desire to be closer to God, to be a good person, to be generous, to be serviceful, also contains a little impurity of some selfishness. E questo desiderio di essere più vicino a Dio, di essere più una persona buona, generosa e di servizio anche, comunque anche in questo c'è un elemento di egoismo. And so the real allegory is not so much about good people against evil people. It's about the choices we make that lead us toward good and lead us toward evil. E così la vera allegoria non è tanto tra persone buone e persone cattive, quanto si parla delle scelte che i personaggi fanno per andare nella direzione del buono. And this is important to remember. Swami told us never to say to a person or even think, oh, that's a bad person. E questo è importante ricordarsi. Swami ci insegnava sempre di non dire e neanche pensare di una persona, questa è una persona cattiva. And how often do we do that? We think about a person, we don't think about their complexity. We think, oh, he's a terrible person or she's an awful person. Ma quante volte lo facciamo invece di guardare una persona nella sua integrità, diciamo questa è una persona terribile, quella è una persona cattiva. And sometimes we think the same about ourselves. Oh, I'm a terrible person or I'm a wonderful person. E a volte lo pensiamo anche di noi, sono una persona terribile oppure sono una persona meravigliosa. But we're neither and we're both. Ma non siamo nemmeno dei due e siamo anche entrambi. We're complex people who make good choices and bad choices. Siamo persone complesse che fanno delle scelte buone e delle scelte cattive. And so in the Bhagavad Gita, in the Mahabharata, there's this family, interrelated, the children of two brothers that are in great conflict. They both want to rule the kingdom. E così nella Bhagavad Gita, nel Mahabharata, ci sono questi gruppi parentati tra di loro che si contestano il potere del regno. And so this big conflict comes up over who gets to rule the kingdom of our consciousness. E così ecco che c'è questo grande conflitto, chi governerà il regno della nostra coscienza. And as I say, it's a very complex story, very interesting, but we don't have time to go into it E today. come vi ho detto è una storia assai complessa, molto interessante, ma non abbiamo tempo di dire tutto. But on the one side, there are just 5 brothers. In ogni caso, da una parte si tratta di solo 5 fratelli.
These represent our spiritual aspects. che rappresentano i nostri aspetti spirituali. And more specifically, they also represent the 5 chakras. E più specificatamente questi 5 fratelli rappresentano anche i nostri 5 chakra. And as Master and our line of gurus have interpreted it, they also represent the different steps or different branches that Patanjali talked about that lead us toward spiritual freedom. E come i nostri maestri spiegano, questi fratelli rappresentano anche i passi che vanno nella direzione del bene, così come vengono spiegati nella scrittura di Patanjali. And on the other side, there's a group of people representing our material desires. E dall'altra parte c'è un gruppo di persone che rappresentano i nostri desideri materiali. And in a certain sense, the most important of them is the son of the king who, because the king is blind, the son is actually ruling the kingdom. Master called him King Material Desire. Il più interessante è uno di loro, il padre è cieco e lui, il figlio, venne chiamato dal maestro il re desiderio materiale. And so the kingdom is our own consciousness. Quindi il regno rappresenta la nostra coscienza. And on the throne of our consciousness, the ruler is King Material Desire. E sul trono della nostra coscienza, colui che governa è il re desiderio materiale. And while we think, oh, this is terrible, terrible, he was in many ways a very admirable person. E possiamo dire, oh che terribile, no. Invece in molti sensi era una persona ammirevole. In fact, if he were running for office today, he would easily be elected, and he would be much better than any of the candidates we have. Se fosse eletto presidente adesso, se cercasse di diventare presidente, sarebbe eletto subito e sarebbe più bravo di molti altri nostri candidati. The main flaw is that he seeks his happiness through the things of this world, and he leads others to do the same. Qual è il suo difetto? Cerca la sua felicità attraverso nelle cose del mondo e incoraggia gli altri a fare la stessa cosa. So this character, his name in the allegory is Duryodhana, is King Material Desire. Ecco quindi questo personaggio, si chiama nella scrittura Duryodhana, rappresenta quindi i nostri desideri materiali. And he has 99 brothers, which represents all the possible material aspects of our consciousness. E lui ha 99 fratelli che rappresentano tutti i possibili aspetti della nostra coscienza materiale. And on the other side, opposing him, are just 5 brothers, but they have spiritual aspirations. E quindi dall'altra parte i suoi avversari sono solo 5 fratelli che hanno però delle aspirazioni spirituali. So as I said, these represent also our chakras, our spiritual aspects. And the strongest, the most potent warrior of them all is Arjuna. And he was actually master in that incarnation. E come ho detto prima, questi rappresentano anche i nostri chakra, i nostri aspetti spirituali. Il più potente di loro è Arjuna, che il maestro dice era Yogananda in una vita passata. And so it's very interesting that this battle of our aspirations and our downward pulling energy is an eternal battle. Ed è interessante vedere come questa battaglia tra la discesa nella materia, la pesantezza e le nostre aspirazioni spirituali è una battaglia continua, eterna. And without going into all of the subcontext, there's a long history of the material side trying to kill off the spiritual side. E senza entrare in tutti i dettagli di questa storia lunga in cui la parte materiale di noi cerca di uccidere la nostra spiritualità. I don't know if that conflict is in you, but it undoubtedly is because it's in everybody.
Non so se sentiti di avere questo conflitto in realtà è presente in ognuno di noi. You have aspirations toward, let's say, altruism and being a perfectly pure and good person, and another side of you says, that's crazy. Per esempio possiamo aspirare verso la luce di essere una persona completamente spirituale, mentre un'altra parte di noi dice ma questo è pazzo. As we hear in the Festival of Light each week, the little bird at a certain stage, which represents the evolution of the soul, at a certain stage says, what else is wisdom if not to keep what is mine for myself? Ogni domenica leggiamo la cerimonia della luce e all'inizio, la prima fase della storia dell'anima, l'uccellino che lo rappresenta l'anima, dice ma che cosa è saggezza se non tenere tutto quello che è tuo per te stesso? And honestly, we all have that little bird whispering in our ear. E onestamente tutti noi abbiamo questo piccolo uccellino che ci sta sussurrando nell'orecchio. But we also have the desire for spiritual awakening. Ma col tempo abbiamo anche il desiderio per il risveglio spirituale. And so this conflict goes on, but there is a very, very important story in the Mahabharata. E quindi questo conflitto va avanti. Comunque nella Mahabharata c'è una storia molto importante. By the way, just as an aside, in many Indian homes, they won't allow a copy of the Mahabharata to be in the home. Tra parentesi è una storia a parte. In molte case in India molte famiglie non vogliono avere una copia del Mahabharata in casa. Because for those who don't understand the deep spiritual and inner significance, it's just about a battle between a dysfunctional family. They don't want that in the home. Per quelli che non capiscono l'aspetto spirituale della storia, diventa semplicemente una battaglia all'interno di una casa in una famiglia disfunzionale. And sometimes, if two brothers are having an argument, the mother will say, "Oh, stop that Mahabharata." E a volte quando due fratelli litigano, la mamma dice, basta con questo Mahabharata. Because it's this conflict between things that are closely related. Perché effettivamente è il conflitto tra queste due cose, c'è un rapporto intimo tra questi due. So coming back to for a long time, various characters are trying to help prevent the war from happening. Quindi, tornando alla Mahabharata, per tanto tempo ci sono dei tentativi da tutte le parti per evitare questa guerra. But finally there comes a time where the good side deserves their half of the kingdom back. And the material king, King Duryodhana, says, I will not give you as much territory as can be covered by a single straw. Però a un certo punto arriva il momento in cui i buoni, tra virgolette, si meritano, possono reclamare di avere la loro parte di territorio. E a quel punto Duryodhana dice, non vi darò nemmeno la quantità di territorio di un filo d'erba. And so now conflict is inevitable. E quindi questo rende il conflitto inevitabile. And lest we think that this is just a story about something that happened 3,000 years ago. E per non pensare che questo è semplicemente una storia di un evento avvenuto 3000 anni fa. It happens in all of us in the present time. Sta succedendo in ognuno di noi qui e ora. Davy and I have seen many instances of somebody who, after a long period of kind of conflict and thinking about it and working toward it, has finally decided that they're going to leave their job and they're going to move to Ananda. Devi e io abbiamo visto tanti esempi di persone che dopo un lungo periodo di battaglia interiore, di conflitto interiore su quali scelte fare, alla fine decisero di lasciare il lavoro e di venire a vivere ad Ananda.
And just at that time, remember yesterday's Sunday service was about the existence of conscious evil force trying to draw us back into material choices. E ricordiamoci il tema di ieri del servizio domenicale parlava della presenza di una forza consapevole che cerca di tirarci di nuovo indietro e in basso. And so many times Davy and I have seen that once the person makes the choice to come to Ananda, they get the perfect job offer, or they meet the perfect partner, or something wants to draw them back away from that choice. E tante volte Devi ed io abbiamo visto che al momento in cui arriva a questa decisione, arriva anche l'offerta del migliore possibile lavoro, oppure incontra il partner ideale della sua vita, o succede qualcosa che gli possa impedire di venire a vivere ad Ananda. And coming to Ananda is just, one might say, a symbol of making the choice to put your spiritual life first. E in questo caso venire a vivere ad Ananda lo dico solo in senso simbolico, cioè di fare la scelta di dare priorità alla tua vita spirituale. If you make that choice, have the expectation that the world is going to fight back against your choice. Perché se tu fai questa scelta, preparati al fatto che il mondo cercherà di tirarti indietro e di impedire che tu faccia quella scelta. So now to perhaps the most important episode and the most important choice made in the whole of the Mahabharata, I'll tell you the story. E adesso vi racconto la storia di quello che forse è il momento più importante, la scelta più importante di tutta la Mahabharata. So finally war becomes inevitable. Quindi- And Krishna has a kingdom and he has a big army and his army has never been defeated. E quindi alla fine la guerra diventa inevitabile e c'è Krishna da una parte che ha un grande esercito che non è mai stato sconfitto. And so as this war is building, both sides are trying to get allies. So Arjuna representing the good side and Duryodhana representing the bad side, they both go in order to ask Krishna to fight on their side, Krishna and his armies. E a questo punto gli avversari cercano ognuno di reclutare nuovi per il loro esercito, e sia Duryodhana, che rappresenta i cattivi, che Arjuna, che rappresenta la parte dei buoni, vanno da Krishna per convincere Krishna di combattere dalla loro parte. And so, as the story goes, Duryodhana and Arjuna both arrive almost at the same time, but Duryodhana, King Material Desire, arrives a little bit sooner than Arjuna does. E poi la storia dice che tutte e due arrivano più o meno allo stesso momento da Krishna, ma Duryodhana qualche minuto prima. Spiritually, Arjuna represents fiery self-control. Simbolicamente, spiritualmente, Arjuna rappresenta un autocontrollo focoso, potente. And in the Mahabharata, he is the most highly trained, most disciplined, and most skilled warrior of all. E nel Mahabharata lui è noto come il guerriero più disciplinato, più allenato di tutti. So they both arrive. Krishna is in his bed asleep, taking a nap. Quindi arrivano e Krishna sta dormendo nel suo letto, sta facendo un... Our spiritual side doesn't seem awake very sometimes, isn't that right? La nostra spiritualità a volte non sembra tanto sveglia, non è vero? So King Material Desire, being the proud person he is, goes and sits down right next to Krishna's head. E così il re dei desideri materiali, orgoglioso com'è, entra e si mette subito accanto al letto di Krishna. And Arjuna, being more humble, kneels reverently at the foot of Krishna's bed. Mentre Arjuna, essendo più umile, si inchina umilmente ai piedi del letto di Krishna.
And Krishna finally wakes up and looks and he sees Arjuna kneeling at the foot of his bed. E Krishna piano piano finalmente si sveglia e la prima cosa che vede è Arjuna che si inchina davanti al suo letto, al piede del suo letto. Yeah, and he says, "Oh, Arjuna, why are you here?" E dice, oh Arjuna, tu che ci fai qui? And Duryodhana says, "Well, I'm here too, and I came here first." E Duryodhana subito, anch'io sono qui, e io sono arrivato prima. And so Krishna looks at him and says, "Oh, Duryodhana, you're here also. E Why are you here?" E Krishna lo guarda e dice, anche tu sei qui Duryodhana, e tu che ci fai qui? And they both explain that they want Krishna and his army to fight on their side. Ed entrambi spiegano che vogliono chiedere Krishna di dare loro il suo esercito per combattere. And Krishna says, "Well, this is a big dilemma. You're both dear to me. I don't know how to solve this. Let me think." E Krishna dice, questo è davvero un dilemma perché vi voglio bene tutti, siete tutti e due, mi siete cari, quindi fammi pensare. And he says, "I'll tell you what I'll do. I'll do two things. For one side, I will give you my army, all my wealth, my war elephants, my soldiers, my armor, all of it. I'll give that to one side." E allora dice Krishna, questo è quello che posso fare. A uno di voi due darò il mio esercito, vale a dire tutti gli elefanti, tutta la mia prosperità, tutto quello che ho è per uno di voi. And to the other side, I will give my help as a charioteer, just to advise. I won't fight on your side, but I'll be there to help. E dall'altra parte darò me stesso, la mia presenza, servirò come cocchiere, non combatterò, ma sono lì per dare consigli. So one of you gets 10,000 soldiers and all the equipment and elephants and all of that, and the other side, I'll drive your chariot. E quindi a uno di voi vi do i miei 10.000 soldati, gli elefanti, tutte le armature, tutto, e per l'altro sarò semplicemente il cocchiere. And he says, "Arjuna, since I saw you first, I'll give you first choice." And of course Duryodhana says, No, I came here first, But Krishna says, "No, Arjuna gets first E choice." Krishna dice, siccome tu sei arrivato prima Arjuna, do a te la prima scelta. E Duryodhana subito protesta, dice no, perché io ero qua arrivato prima. And Arjuna says, "Krishna, I choose you." E Arjuna dice, Krishna, io scelgo te. And Duryodhana is going, "Yay, yay, 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 that idiot." E Duryodhana esulta e dice, perfetto, guarda quest'idiota. But Arjuna says, "I know where you are. Where God is, victory is assured." Ma Arjuna dice, so che dove sei tu, so che dove è Dio, la vittoria è sicura. And so then the war ensues, and honestly, everybody on both sides, with just a very, very few, like 6 or 7 soldiers out of hundreds of thousands, only 6 or 7 survived this war. E inizia la guerra e onestamente da centinaia di migliaia di soldati, soltanto forse 5-6 sopravvivono a questa guerra. And central to the whole drama is the dialogue between Krishna and Arjuna, which represents the Bhagavad Gita, where Krishna is giving the spiritual explanation of life. E quindi tema centrale di questa Mahabharata è il dialogo tra Krishna e Arjuna, dove Krishna dà consigli ad Arjuna su come vivere. Now, here in the West, this story isn't... Oh, not yet. She wants me to skip to the end of the story and reveal it. Devi vuole che io subito vi racconti la fine della storia. If we watch a movie together and I've seen it, she wants to know what happens.
quando guardiamo insieme un film, io l'ho già visto, lei vuole subito sapere come fa a finire. You also see her read a book and she turns to the end. Quando la vedo che legge un libro, vedo sempre che guarda le ultime pagine. So no, I'm not going to do that. Così no, ancora non vi do la fine della storia. So where was I? Somewhere. Dove ero arrivato? Okay, I have to recall where I was, what I was trying to say. Only seven survived. Yeah, so only 7 survive. What that means is that all of our tendencies that belong to this kingdom of the ego, they all have to go. The good ones and the bad ones. They all have to go, and we have to not just kill off our tendencies, we have to leave the whole kingdom of the ego in order to become who we really are, which is the soul. E il significato di tutti questi morti è che nel regno dell'ego tutti devono morire, noi dobbiamo abbandonare il regno dell'ego per poter realizzare l'anima. Okay, now I'll do the big reveal. The good guys win. Adesso vi racconto, i buoni vincono comunque. Of the 6 people that still survived the battle, there's only the 5 Pandavas and Krishna and 1 soldier from the other side. E dei sopravviventi da parte dei Pandava ci sono solo i 5 Pandava e dall'altra parte solo un soldato sopravvive. And the one soldier who survives, there's a very kind of interesting story. He's not one of the main warriors. He's a warrior, but not one of the main ones. E quello dall'altra parte dei cattivi, quell'unico guerriero che sopravvive, non è tra i cattivi il più importante, ma la sua storia è interessante. And after the whole of the war has happened, none of the bad side are left anymore, and there are only a few of the good side, the soldiers there. This one warrior that's left sneaks into the camp of the Pandavas, the good side, at night against all rules of war and kills off everyone except the 5 remaining Pandava brothers. Quindi quell'unico soldato dalla parte dei cattivi che è rimasto di notte contro tutte le regole della condotta della guerra entra nel campo dei buoni e uccide tutti quanti lasciando via soltanto i 5 Pandava, i fratelli. Doesn't seem fair, does it? Non sembra giusto, vero? Well, this spiritual search from the worldly point is anything but fair. Beh, dal punto di vista del mondo, tutta questa ricerca spirituale non è completamente giusta. In order to go into samadhi, we have to leave behind every attachment, every thought that we're bound by this little ego. Per poter andare nello stato del samadhi dobbiamo abbandonare ogni attaccamento, ogni pensiero che ci lega a questo ego, questo senso dell'ego. And that which isn't killed off in the self-offering and the battle, the spiritual battle that we undertake, even at the very end there are some tendencies remaining. E anche quando pensiamo di aver offerto tutto, alla fine comunque ci sono sempre alcune tendenze che rimangono. And this warrior comes and he kills off all of them. He represents not desire for this, nor desire for that. He represents desire. And even when we go into samadhi, we have the desire to go deeper and deeper into the union with God. E questo personaggio che entra nel campo dei buoni rappresenta non desiderio per qualcosa, ma semplicemente la forza del desiderio, perché anche quando andiamo in uno stato di estasi rimane comunque un desiderio per questo o quello. So this great battle of the
Mahabharata, the battle of Kurukshetra, is the battle that we will undertake spiritually. E così questa grande battaglia del Mahabharata, questa grande battaglia di Kurukshetra, rappresenta la battaglia che noi dobbiamo intraprendere sul livello spirituale. But there are some lessons to take away for ourselves in this time, how to prepare for difficult times ahead. Però ci sono alcune cose che possiamo imparare da questo, che riguardano anche la nostra preparazione per tempi difficili. The first and most important is the choice that Arjuna made, that we choose to align ourselves with our spirit, with God and Guru. Krishna represents God and Guru. La cosa più importante è seguire l'esempio di Arjuna, che sceglie di sintonizzarsi con Krishna, quindi con Dio e Guru. And that we align our willpower. Master said the most important prayer is, I will reason, I will, I will act. But guide thou my reason, will, and activity to the right path in everything. E anche ricordando questa preghiera, una delle preghiere più importanti del Maestro, userò la mia volontà, la mia ragione e agirò, però sii tu a guidare la mia volontà, le mie azioni e i miei pensieri. So we have to act in this world, we have to do our part, but if we align ourselves, if we attune ourselves to God and the Guru or the teachings, then we will be guided to victory. Quindi noi dobbiamo ragionare, dobbiamo agire in questo mondo, ma se nel processo scegliamo di sintonizzarci con il Guru e con gli insegnamenti, allora saremo sempre indirizzati verso la vittoria. And if we don't, no matter how strong we think, if we only get more money, if we only get more possessions, if whatever we think will prop us up during troubled times, maybe won't last at all. E noi possiamo pensare con un po' più di soldi, con un po' più di questo, quello. Se noi pensiamo che questo ci proteggerà, poi magari quando arrivano tempi difficili dovremo scoprire che queste cose non ci proteggono affatto. Master, when he was in America, toured around the country and he gave lecture after lecture after lecture. E il maestro, quando era in America, faceva dei tour in tutti gli Stati Uniti, dando una lezione, una conferenza pubblica dopo l'altra. How to have good health, how to have wealth, how to be successful, how to draw a good mate to yourself. Come migliorare la tua salute, come avere più prosperità, come attirare la persona giusta per te nella tua vita, come avere più successo. That was like the bait of a fisherman. He was throwing out Questo in realtà era soltanto l'esca che usa il pescatore. And then people would come to the lecture and they would be interested, and then he would give them the classes. Sometimes he would stay in a single city for 2 months giving classes night after night after night in all of the teachings that we know as members of Ananda. Quindi le persone erano attirate da questa esca, venivano a sentire la conferenza e se c'era interesse lui rimaneva anche a volte per 2 mesi per poi dare ogni sera lezioni sugli insegnamenti come noi li conosciamo anche. But even then he knew that, and he gave classes to tens of thousands of people, he knew only a few would really dedicate their lives to that. Ma anche allora lui che dava lezioni a decine di migliaia di persone sapeva che di tutti quelli solo pochi si sarebbero dedicati veramente a vivere questi insegnamenti. And Swami said to those people who came, to the monks and nuns who came and were completely dedicated, he didn't give them many classes. E Swami effettivamente diceva poi quando venivano persone che facevano anche voti di rinuncia e vivevano lì vicino a lui, allora lui non dava tutte queste lezioni. His teaching was then, to them, was
be attuned. L'unico insegnamento che dava a loro era sintonizzati con me. And he didn't even let them talk very much. E neanche gli permetteva di parlare più di tanto. So really the teaching for us, if we're serious spiritually, is to do everything that we can to attune ourselves, to practice his teachings properly, to attune our consciousness, but more importantly our desire and our will to his consciousness. E così la cosa migliore che noi possiamo fare è di lavorare su questa sintonia, di sintonizzare la nostra coscienza, ma ancora più importante, i nostri desideri, la nostra volontà, alla sua volontà. And when questions come up in life, try to ask Master, try to ask our gurus, how do I handle this situation? E quando arrivano le domande nella tua vita, chiedi al guru come posso gestire questa situazione nella mia vita. I mentioned yesterday that a Rudra for my birthday gave me this little present. It's a little bracelet that says, "What would Master do?" E vi ho raccontato ieri che a Rudra per il mio compleanno mi ha regalato questo piccolo bracciale che c'è scritto cosa farebbe il maestro in questa situazione. And I'm going to wear it at least for a while as a good reminder to remember to ask that. E lo porterò almeno per un po' perché è un buon promemoria per almeno fare questa domanda sempre. But if honestly, the best preparation for difficult times, the best spiritual preparation for difficult times is to remember to ask that question. Ma è vero, la preparazione migliore per tempi difficili è proprio la capacità di porre questa domanda. Because no amount of pre-preparation will prepare us for the unknown. Perché neanche la preparazione ci potrà preparare per l'ignoto. But when the difficulties of the unknown arrive at our doorstep, then if we have prepared ourselves to ask this question, Master, what would you do in this situation? We'll get the right answer. Ma quando poi dall'ignoto le difficoltà bussano sulla nostra porta, noi ci siamo preparati di chiedere anche allora al Maestro cosa faresti tu in questa situazione. And really all of the rest of our spiritual path are just ways of supporting us in ever-deepening attunement and offering of our will to God and Guru. E tutto quello che ci rimane sul sentiero è aiutarci a sintonizzarci sempre di più con questa volontà divina.